Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Voi pensavate che non esiste una casa peggio di Amityville? E invece vi sbagliate, perché questa casa si trova proprio alle Hawaii. Infatti a Honolulu c'è una casa che ha avuto un destino pressoché molto simile, anche se effettivamente gli orrori sono cominciati molto tempo prima. Dopo l'enorme successo del film e della storia della casa di Long Island, questa casa ha assunto la fama di essere l'Amityville Horror delle Hawaii. Pensate un po' raga che cos'è accaduto dentro qua, ascoltate. Il nome vero di questa struttura è Kaimuki House ed è un edificio fatto costruire da una famiglia di immigrati giapponesi agli inizi del 1800. Oggi si ritiene che sia infestata proprio da un kasha, un demone del folklore giapponese estremamente malvagio, che brama il sangue, pensate un po', ed arriva ad uccidere anche le persone. Questo kasha, che lo chiamano in questo modo, ha addirittura la fama di far sparire i corpi delle sue vittime. È molto complicato trovare riscontri sulla storia che vi sto raccontando e le poche informazioni non sono totalmente attendibili. Ci sono più versioni di questa storia e quella più credibile è quella che vi sto per raccontare in questo momento. Verso la metà del XIX secolo la famiglia Kaimuki viveva in questa casa e si era ambientata perfettamente nella società che la circondava. L'immigrato giapponese, sua moglie e i loro due figli erano apprezzati commercianti e ben voluti da tutti, ma un giorno, senza un motivo apparente, l'uomo impugnò la katana di famiglia e uccise tutto il resto dei componenti. Non si seppe mai quale sia stato il vero motivo, ma non si limitò raga a fare questo. Infierì a lungo sui corpi martoriati e alla fine li tagliò a pezzi e li seppellì proprio nel giardino del retro della casa. Raga, è proprio vero che la follia e la pazzia di una persona secondo me non ha limiti. Infatti la scomparsa della donna e i suoi due figli non rimase per sempre celata e molto presto infatti la polizia trovò tutto ciò che restava di quei poveri corpi sepolti in una buca. Ma il corpo della figlia stranamente non fu mai ritrovato e si crede che le sue ossa siano ancora nascoste, non si sa bene, da qualche parte appunto nel giardino del retro della casa. L'uomo di conseguenza fu arrestato e la casa fu abbandonata per molto tempo. Agli inizi del 1900 due donne presero appunto in affitto questa casa e per molti mesi vissero felici e tranquille. Pare però che ad un certo momento tra le due iniziò un certo tipo di assi, un certo tipo di odio, ecco. E questo perché? Perché proprio una di loro si innamorò e iniziò a frequentare un uomo. Infatti nacque una specie di triangolo amoroso fra le tre persone e la gelosia infatti portò una delle donne a traviare l'uomo fino a fargli rompere il fidanzamento. La situazione ad un certo punto degenerò. L'uomo, preso da un raptus di follia, uccise entrambe le donne e poi lui stesso si tolse la vita proprio in quella casa. I corpi di queste tre persone vennero ritrovati dopo parecchi giorni. Ecco raga, questo è solo un'anteprima a ciò che sembra accadere tutt'oggi alla Kaimuki House. Infatti le credenze locali vogliono che sia la dimora, appunto come vi ho detto poc'anzi, di un kasha e che abbia un estremo rancore verso coloro che vogliono abitare questa struttura. Nell'estate del 1942 la casa era occupata dalla madre e dai suoi tre figli. Erano pochissimi giorni che si erano trasferiti, ma sin dal loro arrivo avevano percepito un malessere molto strano, come in un certo senso tra virgolette qualcuno li stesse spiando. Una sera pensate un po' che la donna chiamò la polizia in chiarissimo ovviamente stato di agitazione e le uniche parole sensate che riuscì a dire furono: sta cercando di uccidere i miei figli. Quando gli agenti di polizia giunsero davanti al loro cancello trovarono la donna semiseduta e con diverse scoriazioni sia sulle gambe che sulle braccia, ma al loro ingresso nell'abitazione trovarono i tre bambini sparsi per tutta la stanza. Due di loro avevano perso i sensi e il terzo urlava dalla paura mentre veniva scaraventato continuamente, ovviamente da una forza invisibile, da una parte all'altra della casa. Gli ufficiali tentarono di raccogliere i tre figli della donna, ma per diversi minuti, raga, vennero respinti da quello che definirono un muro senza forza, che ad ogni passo gli faceva arretrare di 1 metro. Pensate che davanti ai loro occhi i bambini vennero colpiti da vari oggetti volanti e quello ancora cosciente venne sollevato a mezz'aria mentre si portava le mani al collo. Ma quando questa attività paranormale terminò, 2 dei 3 bambini erano morti e il terzo constatarono il decesso durante l'arrivo dell'ambulanza. Pensate che addirittura questo episodio venne pubblicato sulla prima pagina dei giornali locali. Da allora la casa, per la bellezza di 15 anni, rimase in uno stato totale di abbandono, ma poco dopo il passare di questi anni venne ceduta in affitto a 3 studentesse. Nuovamente e ancora una volta, poco dopo tempo nella casa qualcosa si animò. Gli episodi anomali quasi sempre avvenivano durante la notte e colpivano tutte e 3 indistintamente. Si sentivano rumori all'interno dei muri, spesso addirittura una voce maschile molto distorta parlava una lingua che loro non conoscevano, ma che credevano fosse asiatica. C'erano spifferi dovunque in casa,
nonostante tutte le porte e le finestre erano state perfettamente chiuse. E non solo, ma molti oggetti caddero dai mobili senza neanche essere toccati. Raga, pensate che una notte una delle 3 ragazze si sentì presa per un braccio e venne gettata letteralmente a terra nel mezzo alla stanza. Incredibile. Ovviamente anche le ragazze ad un certo punto chiamarono la polizia e aspettarono gli agenti davanti alla porta terrorizzate senza più fare rientro dentro casa. Per questi motivi decisero momentaneamente di andare a stare con i loro genitori nella loro casa. Ma ancora prima che gli agenti se ne andassero furono testimoni di un'altra morte. Una di loro era così particolarmente scossa che un agente dovette accompagnarla per forza nella sua auto. Ma non appena lei entrò nell'abitacolo, la porta si chiuse da sola e l'agente venne sbalzato in mezzo alla strada. Con estremo orrore vide questa ragazza chiusa in macchina dimenarsi come una matta, mentre un essere invisibile la stava strangolando. Nella concitazione lei ruppe il vetro del finestrino, ma purtroppo la gente non riuscì ad estrarre il corpo, se non e solo quando smise di muoversi. Purtroppo la ragazza morì senza che lui potesse fare più nulla. Ma ragazzi, la storia non finisce qua, perché nel 1977 una coppia giapponese si trasferì proprio in quella casa e questa presenza si palesò fin dalla prima notte. La donna si svegliò intorno a mezzanotte perché la camera era molto fredda e quando si guardò attorno ad un certo punto vide una figura spettrale che galleggiava a mezz'aria nella stanza. Pensate un po', ragazzi. La descrisse come una donna molto pallida, senza braccia e senza gambe. Quando la moglie scosse suo marito per svegliarlo, la figura scomparve. Il giorno seguente la coppia contattò un sacerdote affinché benedisse la casa, ma questa purificazione purtroppo non ebbe nessun risultato. Di conseguenza alcuni giorni dopo contattarono un loro connazionale che si interessava appunto di spiriti, demoni e quant'altro e gli comunicò appunto che avevano a che fare con un kasha, un demone davvero terrificante, e aggiunse tra l'altro che non era neanche possibile liberarsene e c'era un modo per addolcirlo in qualche modo, e questo consisteva nel compiere un rituale ogni notte per una settimana. La coppia ovviamente seguì le istruzioni e ogni notte prima di andare a dormire lasciò un'offerta di pane e acqua allo spirito. Apro e chiudo una piccola parentesi, raga, i giapponesi credono che abbia sembianze umanoidi ma che sia uno spirito felino. Pare che questa sorta di cerimonia, questa sorta di rituali abbia avuto effetto. Infatti fino alla morte dei due i fenomeni paranormali diminuirono drasticamente, quasi praticamente fino a scomparire. Per caso voi siete superstiziosi? Credete nei numeri portafortuna oppure oggetti che attirano o scongiurano il malocchio? Adesso vi racconto una cosa, perché in Italia, ma non solo in Italia, raga, in tutto il mondo, una buona percentuale di popolazione è ancora molto superstiziosa e cerca appunto di tenersi lontana per questo motivo da determinate cose che secondo la tradizione sono di cattivo auspicio. Ad esempio in Italia il giorno 17 è un giorno nefasto, mentre invece in America si parla del venerdì 13, il cosiddetto, ecco, chiamiamo così, il maledetto venerdì 13, mentre invece in Cina sono particolarmente attenti al numero 7. Ragazzi, apro e chiudo una piccola parentesi, perché in Cina il numero 7 è spesso sinonimo di rabbia e morte, come ad esempio il 7° mese del calendario cinese è il mese dei fantasmi. Mentre invece, continuando a fare il giro di tutto il pianeta, in Afghanistan il numero 39 non gode assolutamente di buona reputazione, anzi addirittura pensate che viene cancellato dai numeri civici, per non parlare appunto poi di tutto il resto del pianeta Terra, perché ce ne sono tantissimi, ragazzi. Ma andiamo avanti e continuiamo col Giappone. Il numero malvoluto da tutti è il numero 4. Appunto che i vecchi ascensori questo numero non ce l'hanno proprio nella tastiera e i palazzi identificano il 4º piano con il numero 3 bis. Ma arriviamo a noi, ragazzi, pensate soltanto lontanamente, attraversare un tunnel di 444 metri in un luogo usato con scarsissima illuminazione e dove sono decedute centinaia e centinaia di persone. Raga, non so voi, ma io non vedrei l'ora di percorrerlo, però andiamo avanti. Il Kiyotaki Tunnel è una galleria, pensate un po', scavata addirittura nel 1927 nell'area del Kansai, non lontano da Osaka. Oggi purtroppo è lungo soltanto non poco più di 320 metri, ma appunto, come vi ho detto poc'anzi, tanto tempo fa era lungo appunto 444 metri. Pensate che una parte di esso venne demolita per fare posto ad alcuni palazzi e tra l'altro negli ultimi decenni ha subito diverse modifiche, e si tratta soprattutto di interventi di ammodernamento per invitare la gente di usarlo come alternativa alle grandi arterie sempre affollate di mezzi, macchine, camion, autobus e
chi più ne ha più ne metta. Nemmeno la pubblicità negli anni 90 in TV e sui giornali ha riscosso l'adesione sperata e oggi la sinistra fama che circonda questo tunnel tiene lontani gli abitanti di tutta la regione e viene usato solo ed esclusivamente in caso di necessità. Ma cosa rende questa galleria davvero così terrificante, così spaventosa, così inavvicinabile? Tralasciando la superstizione di questo numero 4, ecco, insomma, ci sono stati effettivamente eventi molto tragici che ne hanno appunto segnato questa reputazione devastante. Sin dal primo periodo di Namboku, ovvero dal 1336 al 1392, la collina sotto cui è stato scavato appunto questo famoso tunnel era un luogo di esecuzione dei prigionieri di guerra e dopo non molto tempo venne usato come cimitero a cielo aperto per le vittime senza nome e mai reclamate dalle proprie famiglie che si combattevano per il territorio. Durante la costruzione del Koyaki Tunnel ci furono diversi morti per un crollo improvviso del soffitto e si dice, cosa che comunque su internet non è facile trovare conferma, che fino ad oggi siano morte nel tunnel più di 200 persone a causa di sinistri incidenti davvero gravi e davvero soprattutto molto anomali. Oggi nella regione di Kansai i superstiziosi credono che gli spiriti di questi deceduti, sia morti sotto il tunnel durante appunto questo crollo che sulla collina, non riescano a trovare pace ed è proprio per questo motivo che continuano a vagare ininterrottamente avanti e indietro lungo questo percorso, nel tentativo appunto di superare questo passaggio, questo blocco che gli ha tolto la vita per trovare pace. Le testimonianze parlano non di uno, ma di molti spiriti presenti in questa galleria. Uomini, donne, giovani, anziani, bambini, addirittura visibili mentre si guida. Altri invece compaiono come riflesso nello specchietto retrovisore della propria auto. Invece chi ha attraversato il tunnel in moto sembra riportare un fenomeno a parte che non capita agli automobilisti. Molti sostengono che uno o due figure attraversino il tunnel da parte a parte, quindi da muro a muro, poco dopo l'ingresso e che il motociclista di turno perda la nozione del tempo, non si sa bene come e perché, appena varcata quella soglia. Pensate ragazzi che impiegano anche diversi minuti per trovare la strada dell'uscita, cosa che in realtà ci vorrebbe solo qualche secondo. C'è anche chi, curioso ovviamente di verificare queste dicerie, si è introdotto in questo tunnel a piedi, affermando che se esso non viene attraversato da veicoli, appunto a piedi però, vengono udite sia voci maschili che femminili, come ad esempio lamenti, pianti, ma non solo durante il percorso ragazzi, anche provenire proprio dalle pareti interne. Infine ragazzi c'è una storia secondo cui se si osserva dallo specchio all'entrata, quello sapete no raga, quegli specchi che si mettono dietro le curve pericolose, insomma ecco questo genere di specchi qui, c'è questo specchio all'inizio di questo tunnel e dicono appunto che se si guarda si vede il volto di un uomo riflesso e a quel punto si andrà incontro a una morte orribile nel giro di pochissimi giorni. Al di là di queste storie difficilmente dimostrabili, il tunnel di Kiyotaki è stato effettivamente al centro di un episodio macabro. Infatti nel 1998, proprio all'entrata di questo tunnel, venne ritrovato un cadavere completamente scheletrico di una ragazza, ma non era un decesso comune perché aveva un cappio legato attorno al collo e proprio questa notizia tornò ad alimentare queste storie del tunnel maledetto e tutt'oggi la paura sembra avere la meglio sul buon senso. Un ultimo aneddoto ragazzi su questo tunnel e riguarda proprio il semaforo posto all'ingresso di questa galleria. Pensate un po' che si dice che se è verde è consigliabile fermarsi e aspettare perché diventerà rosso e poi subito di nuovo verde. Teoricamente sarebbe lo scherzo di qualche spirito che cambierebbe lui appositamente colore tramite ovviamente interazioni energetiche per invitare le auto ad entrare nella speranza di un incidente mortale. Il Kiyotaki Tunnel sembra una galleria di poco conto e non molto anonimo, anzi esattamente il contrario. Ma raga, se lo cercate in rete lo trovate tra i 10 luoghi più maledetti al mondo. Bene raga, anche per oggi questo mio video termina qua. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, se è così tempestatelo di like, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelline e condividetelo su tutti i vostri social. Noi ci vediamo prestissimo nel nostro prossimo video. Ciao a tutti raga e stay tuned!